Bentornati, in questo video andremo a rodare dei cuscinetti nuovi e a riattivare i miei vecchi cuscinetti. Per fare questo bisogna prima di tutto capire qual è la teoria dietro il rodaggio. Il rodaggio consiste nel far prendere confidenza alle diverse parti in movimento all'interno di un cuscinetto, quindi le sfere con le due piste. Ho visto che questo tema è già stato ampiamente discusso e anzi io per primo ho preso spunto da diversi video su YouTube, in particolare ho visto che circa un anno e mezzo fa è stato trattato approfonditamente qui su YouTube Italia il ordine cronologico. Primo ho visto che è stato trattato da Bassa Garage e poi anche da 98 megapixel e dai radiocomandati, tutti e tre hanno dato degli ottimi suggerimenti. E qualcuno utilizza una soluzione, un solvente piuttosto che un altro, qualcuno utilizza un abrasivo piuttosto che un altro, e oggi la mia intenzione è quella di andare a provare varie combinazioni e vedere quella che per me è quella più efficace e anche quella più semplice da portare avanti. Quindi voglio filmare tutto per riportarvi quelli che possono essere i miei commenti, quelli che possono essere i miei dubbi, difficoltà, in modo tale che anche voi possiate evitare alcune problematiche che potrei avere avuto io e magari portare anche qualche spunto in più rispetto agli altri video che sono presenti. Per fare questo, innanzitutto dobbiamo, per quanto riguarda i cuscinetti nuovi, andare a sgrassare, perché sui cuscinetti nuovi è presente all'interno dell'olio lubrificante che evita che i cuscinetti si vadano a ossidare e quindi è bene toglierlo prima di procedere oltre. Dopodiché si va a fare il rodaggio vero e proprio, e che può essere fatto andando a far girare il cuscinetto per molto tempo e con l'aiuto magari di una pasta abrasiva. Dopodiché è molto importante lavare il cuscinetto in modo tale che tutta la pasta abrasiva e tutti i residui vengano rimossi all'interno per una massima scorrevolezza. Infine andiamo a lubrificare i nostri cuscinetti sia per ridurre gli attriti tra le parti in metallo sia per preservare il cuscinetto dalla corrosione. Questo per quanto riguarda i cuscinetti nuovi. Per i cuscinetti vecchi invece bisogna fare un ulteriore passaggio, che è quello di andare a disossidare eventuali incrostazioni. Per ognuno di questi passaggi andremo a utilizzare dei liquidi e dei solventi diversi. Per quanto riguarda i cuscinetti più vecchi, non è detto che l'utilizzo di un abrasivo durante il rodaggio sia necessario se non sono eccessivamente vecchi. Questi sono sicuramente molto vecchi e quindi farò tutti e 5 gli step. Io inizierò dai cuscinetti più vecchi, quindi il primo passaggio è quello di disossidarli. Quindi per fare questo prendo un barattolino di vetro, li metto tutti all'interno e aggiungo un disossidante. Ho preso un disossidante generico, quindi Oswitol Electric, che fa sia un po' da solvente che da disossidante. I cuscinetti devono essere completamente ricoperti, poi si dà una bella agitata e si aspetta un po' di tempo. Io per velocizzare utilizzo un bagno ultrasuoni, questo è molto semplice, e li faccio andare per circa 10 minuti, altrimenti senza bagno ultrasuoni anche un po' di più, anche un'oretta. Passato il tempo necessario possiamo togliere dal disossidante. Io preferisco lavorare sempre con i guanti quando ci sono solventi in gioco. Quindi asciughiamo l'acqua e andiamo a mettere su un panno per asciugare i cuscinetti. Prima gli diamo un'ultima agitata. Una volta asciutti possiamo passare a sgrassare, perché
Per sgrassare il procedimento è praticamente lo stesso, si prende un ciotolino, un contenitore, si mette un solvente con i nostri cuscinetti. Per quanto riguarda i gommini è importante toglierli. Io come solvente utilizzerò il petrolio bianco, quindi cherosene. Si può utilizzare anche altri solventi come lo zippo, che di fatto è nafta, oppure anche solventi più, diciamo, meno aggressivi verso le plastiche come l'isopropanolo. Diamo un'agitata e poi lo rimettiamo in bagno ultrasuoni per altri 10 minuti. Si toglie i cuscinetti dal petrolio bianco e si fanno asciugare. Intanto metto anche tutti i cuscinetti nuovi. Per il rodaggio dobbiamo disperdere un po' di pasta abrasiva dentro un solvente. Come pasta abrasiva possiamo utilizzare o rimuovi graffi, quindi quello per le carrozzerie, oppure una pasta abrasiva apposita per metalli. Io ho questa della Pical. Questa è la pasta abrasiva che utilizzo io. Si va a disperdere quindi una piccola quantità di pasta abrasiva all'interno del nostro ciotolino e si allunga con zippo, petrolio bianco o un altro solvente. Per quanto riguarda le quantità potete andare un po' a occhio, l'importante è mettere abbastanza pasta abrasiva per avere, diciamo, un effetto, però non troppo, e quindi la soluzione non deve diventare troppo viscosa, deve comunque rimanere fluida. Invece per quanto riguarda la pasta abrasiva con i rimuovi graffi, io utilizzerò una dispersione in acqua. Meglio utilizzare acqua distillata. Io vado a montarli su una vite lunga utilizzando questi distanziatori d'ottone. Ho fatto qualche prova con questo metodo, però in realtà non funziona perché la vite non è serrata abbastanza bene, e quindi mi sono spostato sull'utilizzo della sala del motore, che a volte fa un po' fatica a entrare in certi cuscinetti, e quindi l'ho leggermente levigato con carta abrasiva molto fina, ho utilizzato una 4000. Bene, siamo pronti per il rodaggio vero e proprio. Facendo delle ricerche al di fuori del mondo delle Mini 4VD ho trovato che il rodaggio dovrebbe essere fatto a RPM abbastanza bassi, e all'inizio ho provato con un avvitatore che viaggia a circa 600 RPM, però i risultati, diciamo, tardavano ad arrivare, quindi poi mi sono spostato sul Dremel. Il Dremel tipicamente ha una punta utilizza punte un po' più grandi, quindi io ci ho messo un po' di nastro adesivo da elettricisti per adattarlo. La soluzione abrasiva messa in questa boccetta per praticità. Prima di utilizzarla agitate bene. Invece qui ho del petrolio bianco pulito. Si mette una goccia e si avvia per circa 60 secondi. Tenete fermo il cuscinetto con le mani, e se vedete che la soluzione, diciamo, viene assorbita o evapora, riaggiungetela. Quando non sentite più nessun attrito, immergete nel solvente e sciacquate bene. Fategli fare un paio di passaggi nel solvente e poi lo andremo a ripulire bene anche con gli ultrasuoni. Per quanto riguarda i cuscinetti da 9 e da 11 si utilizza un pignone che si incastra perfettamente all'interno. Dopo aver finito di rodare tutti i cuscinetti facciamo un ulteriore lavaggio, prima con petrolio bianco pulito e poi un secondo lavaggio con isopropanolo. Dopo aver fatto i rodaggi e diciamo il lavaggio preliminare, andiamo a controllare i nostri cuscinetti. Ce ne sarà qualcuno, come ad esempio questo, che gira molto bene, e qualcuno invece che invece ancora non gira.
Questo può essere dovuto al fatto che la soluzione non è penetrata bene all'interno e quindi non ha ripulito per bene. Diciamo considerato accettabile un cuscinetto che ruota se girato a mano i 10-20 secondi. Ci sono, facendo selezione, anche cuscinetti che arrivano a più di 30, 40, 60 secondi, anche più di un minuto, però diciamo nelle caratteristiche normali di un cuscinetto di questo tipo sopra i 20 secondi non ci sono grosse differenze. Per verificare i cuscinetti, quelli piccoli, quindi quelli da 5 ma che non hanno un disco esterno, io utilizzo questo pezzettino di plastica che ho forato e quindi posso inserirlo qui dentro e andare a vedere meglio come gira. Per i cuscinetti fate molta attenzione perché la pasta abrasiva tende a rimanere molto attaccata, vedete qui all'interno del cuscinetto, anche se gli ho fatto un paio di lavaggi, comunque è rimasta la pasta abrasiva qui dentro e quindi continuate a pulire finché tutta la pasta abrasiva non è andata via. Dopo fin troppe ore di lavorazione, avevo decisamente troppi cuscinetti, questi sono quelli rimasti che ancora non girano, diciamo, sufficientemente bene e quindi continuo a lavorarli e un consiglio: mi sono reso conto che se fate una lavorazione di tanti cuscinetti, quindi vi servirà tante ore, utilizzare il petrolio bianco non è consigliabile perché dopo un po' l'ambiente diventa veramente irrespirabile e quindi meglio la procedura con la soluzione acquosa. Se vedete che la soluzione non penetra all'interno del cuscinetto, battetelo un pochino. Il mio consiglio è anche quello di invertire il senso di rotazione, quindi capovolgete il cuscinetto e continuate finché dopo il lavaggio in acqua, in questo caso, il cuscinetto ruoterà liberamente. Se vedete che la soluzione diventa sporca è normale, però non basatevi su questo per fermarmi, perché infatti con la sospensione abrasiva in realtà questo non è vero sporco, è semplicemente il metallo all'interno del cuscinetto che piano piano viene corroso e quindi non smetterà mai di diventare nero il liquido. Anzi, vi dovete fermare prima perché altrimenti rischiate di assottigliare troppo le sfere e quindi poi non andranno più bene. Ecco, per dimostrare questo vediamo su questo pezzo di metallo perfettamente pulito che vado a metterci un po' della nostra sospensione abrasiva. Come vedete è completamente nero, ma non è che è sporco che era sul metallo, è parte del metallo che piano piano sto grattando via. Quindi occhio a andare troppo oltre con questa procedura. Per la dispersione in acqua, invece di utilizzare poi il petrolio bianco per andare a lavare, dovremo utilizzare acqua, meglio distillata, per i primi lavaggi e poi isopropanolo per asciugare. Adesso che hanno finito anche il secondo ciclo di lavaggio in isopropanolo, li andiamo a asciugare e a lubrificare. Il lavaggio con isopropanolo io l'ho fatto sia con il rodaggio in petrolio bianco, petrolio lampante, perché il petrolio lampante comunque lascia un residuo oleoso che io volevo rimuovere, sia che l'abbia fatto con l'acqua, perché l'isopropanolo va a eliminare tutta l'acqua e va a seccare completamente i cuscinetti. Una volta asciutti, l'ultima fase consiste nel lubrificarli. Siccome non li andrò a utilizzare subito questi cuscinetti, utilizzerò invece che un lubrificante il WD-40 che oltre ad essere un leggero lubrificante e un solvente protegge anche un po' dalla corrosione. Quindi li vado a immergere nel WD-40, li riasciugo e poi li vado a mettere da parte. Si agita bene e gli faccio fare 10 minuti in ultrasuoni nel WD-40. Questo, oltre a far penetrare bene il WD-40 anche nei cuscinetti chiusi, eliminerà ulteriori residui di tutti gli altri solventi. Asciugata la maggior parte del WD-40 in modo tale che non lasci troppi residui,
vado a mettere i cuscinetti in questi sacchettini sigillati in modo tale che siano al sicuro anche dall'aria e quindi la corrosione, l'ossidazione sia ulteriormente limitata e rallentata. In definitiva io ho seguito questa sequenza, quindi ho disossidato i cuscinetti più vecchi con un disossidante spray per circuiti elettrici, li ho sgrassati tutti in petrolio bianco, li ho rodati con una sospensione di acqua e rimuovigraffi per auto, oppure petrolio bianco e un metal polisher. Poi li ho lavati in petrolio bianco e poi isopropanolo, se erano stati rodati con petrolio bianco, oppure in acqua e poi isopropanolo, e alla fine li ho lubrificati con WD-40 perché li metto da parte, quindi per proteggerli dalla corrosione. La mia sensazione è che comunque il petrolio bianco sia molto difficile da maneggiare, ha molto odore e alla fine non porta tutti questi benefici, quindi il mio consiglio è quello di utilizzare un prodotto che si trova molto semplicemente, quindi il rimuovigraffi, e andarlo a allungare con semplice acqua distillata. Il problema di lasciare dell'acqua è che in realtà viene eliminato se si vanno a lavare bene i cuscinetti con un solvente comunque che è solubile in acqua, quindi può essere alcol, isopropanolo, ma che allo stesso tempo asciuga molto. Quindi io ho utilizzato l'isopropanolo perché non contiene nessuna traccia di acqua. L'alcol, almeno che non sia quello alcol puro, tipicamente è un 90-95%. Non bisogna basarsi solamente sullo scuro, perché sicuramente escono dei pezzettini dai cuscinetti mentre vengono lavorati e quelli sono residui che vanno eliminati, però la pasta continuerà sempre a diventare nera o grigia perché sono proprio le biglie dentro che vanno a corrodersi con la pasta abrasiva. In alcuni casi la sospensione entra meglio dentro e quindi il rodaggio è abbastanza veloce, in altri casi ci vuole un po' di più, quindi perché magari le chiusure sono sigillate meglio e quindi vanno lavorate di più. Io ho trovato utile anche andare a variare un po' la velocità del Dremel e inclinare leggermente, quindi forzare leggermente i cuscinetti su vari lati diversi. In questo modo si vede proprio che a un certo punto iniziano a uscire dei pezzettini di sporco, questo è effettivamente sporco, da dentro. Come vedete questi cuscinetti non è che girano per minuti, però per adesso preferisco fermarmi qui perché come vedete ho fatto veramente tanti cuscinetti diversi e poi magari quando li andrò a montare, se vedo che non sono performanti, andrò ulteriormente a fare una lavorazione. Per questo video è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo al prossimo. Ciao!